Bene amici, oggi scopriamo insieme il Terranauta 30, una barca con una lunghezza fuori tutto di 9,65 m e una larghezza di 3,10 m. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamolo insieme! A poppa si trova un'unica grande pedana con plancette aggiunte allo scafo per aumentare l'estensione di poppa, con al centro anche la doppia motorizzazione Mercury, in questo caso con due da 250 cavalli ognuno, che rappresentano la potenza ottimale consigliata dal cantiere, ma la potenza minima installabile parte da una coppia da 200 cavalli, ma è possibile installare anche un singolo motore da 350 cavalli. Il layout di poppa permette un movimento agevole in tutta la zona grazie alla pedana posizionata qui anteriormente ai motori, quindi possiamo sfruttare tutta la plancetta senza nessun tipo di difficoltà. Sul lato di sinistra della plancetta si trova la scaletta di risalita integrata a scomparsa con relativa maniglia tintibene poco più avanti per agevolare l'uscita dall'acqua. Entriamo quindi a bordo, c'è l'accesso preferenziale sul lato di sinistra perché c'è l'apertura della poppa, quindi vediamo subito che c'è la dinette ben protetta perché la murata ci dà piena protezione. Guardate qui quanto è alta su tutti i lati, quindi arriva all'altezza del mio fianco, piano di calpestio ben incassato e rivestito con tech sintetico, quindi grip ai massimi livelli e soprattutto manutenzione ridotta al minima. Qui c'è la bitta per l'ormeggio con relativo rinforzo in acciaio per evitare che le cime possano sfregare sul legno e rovinarlo, mentre il layout di poppa vede la dinette con divanetto L, tavolo centrale che si può anche abbassare e aggiungere un cuscino per avere un unico grande prendisole. In più il divanetto è gavonato al suo interno, ci sono due gavoni per ampliare lo spazio di stivaggio, mentre sollevando il portellone al di sotto del tavolo è possibile accedere all'impiantistica di bordo. Guardate la doccetta posizionata qui sulla sinistra del divanetto di poppa, mentre centralmente c'è il blocco in vetroresina della seduta. Blocco in vetroresina che funge anche da supporto per il montante centrale del T-Top realizzato totalmente in acciaio, appunto con l'eccezione del supporto centrale in vetroresina. E qui abbiamo all'interno il blocco cucina esterno. Sulla sinistra c'è il lavello con il relativo dispenser per il sapone, mentre qui sul lato di destra c'è il barbecue in questo allestimento richiesto dall'armatore, un Lotus Grill, quindi removibile e soprattutto facilmente gestibile in ottica manutenzione, ma su richiesta è possibile installare qualsiasi tipologia di piano cottura e soprattutto tenendo presente che il montante centrale può essere rimosso qualora non volessimo avere il T-top in acciaio e quindi sostituire le tende ombreggianti con un bimini top che consente comunque di navigare con mare formato lasciando le tende totalmente aperte. Qualora non volessimo quindi avere il montante centrale è possibile avere un unico ripiano cucina totalmente customizzabile secondo le esigenze perché il cantiere lascia tanto spazio per la personalizzazione. In basso non manca il frigorifero a battente, mentre ai lati ci sono altri due ripiani molto comodi per aumentare lo spazio di stivaggio. Ci spostiamo verso prua, guardate c'è un gradino per dare più spazio all'interno della cabina, ma lo vedremo entrando all'interno. Guardate l'altezza della murata che va ad alzarsi man mano, quindi resta costante anche in questo caso all'altezza del mio fianco. C'è anche la battaiola che parte da centroscafo a dare maggior protezione anche alle persone più inesperte a bordo e arriviamo quindi nella postazione di comando. Seduta che vede un doppio divanetto ma adatto anche per 4 persone perché guardate quanto è ampio e quanto è largo, con due bosser separati. In questo modo possiamo scegliere se governare in modalità poggiarini oppure stare comodamente seduti. Quindi mi pongo al timone, posso puntare i piedi sul gradino strutturale in basso in vetroresina, ma c'è anche il supporto in acciaio a ribalta sia per il comandante che per i copiloti, perché vedete abbiamo sempre un supporto per le gambe quando siamo seduti. E restando al timone vedo che è ben raggiungibile davanti a me, non ho nessun ingombro con le ginocchia. C'è il display multifunzione, in questo caso fornito da Garmin, a darci tutte le informazioni sulla navigazione, con lo strumento fornito da Mercury, anche qui gli indicatori con il contagiri, gli zip wake con gli interceptor che permettono quindi di correggere l'assetto anche automaticamente, la bussola è ben visibile in alto e gli interruttori on-off sono disposti su un unico livello di fronte a noi e sono facilmente raggiungibili. L'indicatore del carburante è analogico, le chiavi di accensione si trovano sulla destra, mentre in basso c'è lo stereo con poco più in basso ancora la doppia manetta di potenza. Al centro c'è un comodo vano portaoggetti dove riporre smartphone o anche portafogli e soprattutto in questo caso è anche ben incassato con rinforzo in legno per evitare appunto che possano scivolare durante la navigazione, e c'è anche un terzo alloggio poco più in basso. Guardate la visibilità
davvero ottima. Possiamo anche rimuovere il crystal centrale per avere maggior ricircolo dell'aria, ma guardate qui in questo allestimento vediamo la presenza anche della chiusura camping integrale. In questo modo possiamo chiudere tutto l'allestimento di poppa, tutta la barca può essere totalmente isolata e quindi possiamo sfruttarla anche per crociere non solo estive ma anche per navigazione invernale o ad esempio col maltempo. Ci spostiamo verso prua, vedete ci sono 3 gradini per dare maggior spazio interno alla cabina, c'è la battaiola sul quale possiamo reggerci per avere un pieno supporto oppure possiamo sfruttare i montanti del T-top in acciaio e arriviamo quindi sul passavanti che resta piuttosto largo per tutta la sua estensione, quindi è facilissimo muoversi a bordo. Qui vediamo anche la bitta laterale per l'ormeggio all'inglese. Guardate l'altezza della battaiola che arriva al mio ginocchio, quindi siamo sempre ben protetti, abbiamo sempre un pieno supporto, mentre l'area anteriore è totalmente rivestita dei cuscini, il che permette il massimo relax nell'area di prua. Al centro c'è il passoduomo per la cabina, ma ovviamente possiamo coprirlo con un cuscino, mentre qui c'è lo schienale, molto utile come poggiaschiena o anche come supporto poggiatesta. Procediamo quindi passeggiando sul passavanti, qui ci sono le bitte per la cima di prua con relativa bocca di granchio e abbiamo anche qui il supporto in acciaio per non far consumare il legno, mentre centralmente posizionata qui sul piano di coperta c'è il vericello quindi monitorabile dalla plancia di comando. In questo modo una sola persona può effettuare tutte le operazioni di manovra stando al timone, perché possiamo ispezionare non solo il vericello e lo scorre della catena ma anche il musone e l'ancora, quindi essere sempre informati in qualsiasi momento sulle condizioni dell'ancoraggio. Ci sono anche qui gli interruttori per far salire e scendere la catena, mentre ci sono 2 portelli per ispezionare il vano dedicato alla catena ed effettuare anche le operazioni di rimessaggio ordinario e straordinario sul motore del vericello. Ritorniamo verso poppa sfruttando il passavanti controlaterale perché così posso mostrarvi la facilità di movimento a bordo ed entriamo all'interno in cabina. L'ingresso in cabina avviene sul lato di sinistra della plancia di comando con porta a scorrimento. Vediamo che entrando ci sono 3 gradini per ridurre il dislivello e subito sulla sinistra c'è la cucina interna, cucina con piano cottura a induzione centrale, lavello, in questo caso anche macchinetta del caffè e oblò per favorire il ricircolo dell'aria e l'areazione con anche il microonde in alto. Vedete c'è tanto spazio dove riporre gli oggetti, qui c'è anche il quadro di controllo elettrico per le batterie e l'impiantistica, mentre in basso c'è il frigorifero a battente. Ovviamente anche qui il layout è personalizzabile secondo le esigenze, possiamo scegliere qualsiasi tipologia di piano cottura su richiesta, mentre poco più avanti c'è la dinetta interna. Vi parlo di dinetta interna perché come vedete c'è il tavolo centrale comodissimo che offre tanto spazio, perché guardate anche il divanetto segue il profilo della murata e della prua. Ai lati ci sono altri 2 oblò per favorire un pieno ricircolo dell'aria che fanno il paio anche con il passo d'uomo in alto, mentre lateralmente ci sono i pensili per aumentare lo spazio di stivaggio. In questo modo riusciamo a lasciare la cabina libera da oggetti e all'occorrenza possiamo anche abbassare il tavolo, aggiungere il cuscino e creare un unico letto matrimoniale, e anche rimuovendo gli schienali del divano riusciamo a recuperare altro spazio fino ad arrivare a una larghezza massima di 2,40 m. In cabina separata invece c'è il bagno sulla destra con lavello posizionato lungo la murata, il WC sullo stesso lato poco più dietro, e guardate qui quanto spazio c'è anche per muoversi all'interno. C'è un piccolo gradino per dare maggior spazio all'interno, perché vi mostro l'altezza pienamente conservata, perfettamente vivibile. Guardate quanto spazio c'è, si va anche ad alzare nella porzione di prua della cabina e ovviamente resta costante anche nella porzione principale dell'imbarcazione, perché vedete non abbiamo nessun problema di movimento né di altezza. Si va leggermente ad abbassare qui nella porzione anteriore, quindi altezza di circa 1,60 m, però guardate da seduti c'è tantissimo spazio, quindi barca perfettamente vivibile con layout open space. Alle spalle dei gradini, al di sotto del piano di calpestio, c'è anche la cuccetta ospiti con letto matrimoniale e altezza di 60 cm. Lì vediamo anche la bocchetta per l'aria condizionata, poiché ai lati ci sono le vetrate per dare luminosità, ma sono assenti gli oblò in questa porzione della cabina e come vi dicevo quindi c'è l'aria condizionata a compensare. Quindi è una barca con un layout da day cruiser con letto matrimoniale, ottimo per 2 persone, 2 adulti ma anche 2 bambini, quindi una famiglia può effettuare anche lunghe crociere a bordo. E quindi cari amici, questo è il Terranauta 30, come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team!